Ciao a tutti amici, io sono Crix e parlo di piante secondo la mia esperienza da appassionato, amatore e coltivatore. Oggi fa di nuovo un caldo bestiale, infatti sono sudatissimo e ho fatto la doccia un'oretta fa. Pazienza, andiamo avanti, non lamentiamoci del caldo. Questo video è un video perfetto per tutti quelli che sognano di avere un appartamento, un giardino pieno di piante ma non sanno da dove iniziare. Per l'appunto oggi vi presenterò 5 piante che secondo me, secondo la mia esperienza, sono facilissime con cui iniziare, quindi non richiedono grosse cure, non hanno grosse richieste, ma può iniziare anche chi non ha ancora un pollice verde sviluppato, perché sì, il pollice verde si può sviluppare. Vi ricordo però che sotto nell'info box, oltre a tutti i miei social, trovate anche il mio blog in cui potete iscrivervi, è nuovo e anche lì faccio dei post dove condivido informazioni, consigli e così via, sempre sulle piante. Poi appunto trovate tutti i miei social, se dovete chiedermi qualcosa, fare richieste di video, che sotto ci sono tutte le informazioni, e per chi è interessato c'è sia la mia lista desideri Amazon sia il link Discord in cui stiamo creando una piccola community, quindi se volete unirvi ad altri appassionati del mondo verde questo è il momento. Quindi non perdiamo altro tempo e iniziamo. Allora, come detto, sappiamo tutti che non sempre è facile curare le piante, capire le esigenze di ogni pianta, magari la pianta un anno prima era in un posto, l'anno dopo nello stesso posto e poi muore, non si sa perché. Ovviamente quando si coltivano le piante bisogna sempre tenere conto di tantissimi fattori che ogni tanto io, quando vi consiglio qualche pianta, vi do qualche consiglio, comunque cerco anche di spiegarvi, ma è veramente un percorso difficile, dobbiamo proprio entrare in sintonia. Oggi, secondo la mia esperienza, ho scelto queste 5 piante per dei motivi che andiamo a vedere dopo e di conseguenza, secondo me, in base alla vostra esperienza, alla vostra indole e chi più ne ha più ne metta, andrete a scegliere quella che è meglio per voi. Tra l'altro vi passerò qualche immagine mentre le spiego e tutte le immagini delle piante che vedrete qui più tardi sono tutte le mie, quindi spero che vi piacciono. Allora, la prima sicuramente è la più comune e in casa di tutte le nonne, è il nostro pothos oppure Epipremnum aureum. E questo è il nome scientifico. È una pianta rampicante, diciamo che di indole è rampicante, le foglie si sviluppano anche meglio se noi la sviluppiamo come rampicante, ma in realtà può essere ovviamente anche quindi una ricadente. Ha queste foglie belle verdi brillanti, ci sono anche delle varietà leggermente più variegate o con venature, chiamiamole così, gialle. Io le ho di tutti e due i tipi, crescono che è una meraviglia, sono molto resistenti, si adatta benissimo a zone anche con poca luce e oltretutto non richiede grandi annaffiature, quindi anche se siete persone che ogni tanto se la dimentica, nessun problema, questa è perfetta per voi. È bella per fare anche spazi verdi all'interno della casa, quindi spazi dove c'è appunto un fogliame, un po' così, perché è una pianta che ha una specie di liana, quindi è una pianta che ha un piccolissimo fusto con tante foglie. La seconda invece è la Sansevieria trifasciata. Io non ho più da molti anni ormai, all'inizio che coltivavo le piante ce l'avevo, adesso solo più la trifasciata Golden Honey. Penso si pronunci così, ma comunque Ani credo. La mia è una versione della trifasciata un po' più piccolina, rimane molto più piccola, non cresce alta come la trifasciata normale e si sviluppa un po' a cespuglietto, cioè fa tutti piccolini di lato e quindi fa questo cespuglietto molto molto carino che a me piace anche molto. Oltretutto la Sansevieria è una buonissima pianta per ripulire l'aria, quindi io per esempio è una delle 2 piante che ho nella camera da letto, tolto in primavera-estate che tutte le mie Sansevierie vanno fuori. Però è una pianta che non richiede anch'essa grandi luminosità, si adatta facilmente anche alle situazioni un po' più buie, diciamo così, ed è una pianta che anche questa non richiede molta acqua, quindi come il pothos è perfetta se voi
diciamo che rischiate di dimenticarvi di bagnare le vostre piante. Poi abbiamo lo Spathiphyllum. Lo Spathiphyllum in generale, diciamo che è una pianta, ci sono le varietà un po' più piccole, le varietà che vengono un po' più grandi, quindi è molto adattabile alle vostre esigenze. È sicuramente una pianta che qui da noi è d'appartamento ed è una pianta che appunto è perfetta per le zone leggermente più ombrose. Diciamo che a seconda della luce che ricevono le piante, questo deve essere fondamentale, noi possiamo decidere, a seconda della luce che ricevono le nostre piante, noi di conseguenza andremo a bagnarle. Ovviamente le piante che tendono a essere messe più all'ombra verranno sempre bagnate meno di quelle più al sole. Poi, a parte questo, è una pianta appunto che anche questa non ha grosse esigenze, se non minime, rispetto alla luce, ma a differenza di quelle che abbiamo visto prima è un po' più bisognosa di acqua. Infatti il terriccio, diciamo che di norma è bene se lo lasciamo sempre umido e che lo andiamo a annaffiare proprio quando i primi centimetri già si sono asciugati, e non lasciarla mai seccare completamente, altrimenti vedete proprio le foglie che iniziano ad andare giù. Qua invece è perfetta per chi magari all'inizio non si sa gestire bene e dà troppo amore alle nostre piante andandole a bagnare troppo. Allora in questo caso vi consiglierei sicuramente uno Spathiphyllum. La quarta, che a me piace tantissimo, è la Zamioculcas zamifolia. Lei è una pianta, se non ho letto male, però prendetelo con le pinze, non ne sono sicuro, che fa parte anche della famiglia delle succulente, tra l'altro è quella che abbiamo proprio qua dietro oggi nel video. Questa è una pianta che appunto non ha problemi se bagnate poco, non ha problemi se non riceve luce diretto. Ovvio, non è una pianta che richiede molta ombra, è un po' di luce, soprattutto per una crescita più bella, più forte, sicuramente necessita. Però se avete un posto che è abbastanza luminoso, anche senza luce diretta, semplicemente un po' luminoso, ma volete una pianta che tende a essere bagnata poco, questa è un'ottima alternativa. E abbiamo visto alternative diverse, appunto dal pothos che è praticamente solo foglie. Questa invece fa dei fusti molto belli con tutte le foglioline sopra, sembra quasi, so che il termine è sbagliato ma passiamocelo, un bonsai. E poi l'altro appunto che vi ho consigliato è la Sansevieria, che è praticamente formata, una rosetta formata da foglie, così ci sono anche vari gusti per voi. Un'altra che è perfetta per le esigenze di chi all'inizio è l'aloe vera. L'aloe vera, oltre ad essere una pianta, la conosciamo tutti, che fa bene in molteplici modi, funzioni e così via, è una pianta che davvero la potete dimenticare tantissimo, più di tutte quelle che vi ho detto prima. Non richiede praticamente acqua se non quella volta ogni tanto, il terriccio deve sempre stare asciutto. D'inverno, se la lasciate fuori, resiste anche a temperature qualche grado sotto zero, non ci sono problemi, purché non venga bagnata, quindi è proprio la pianta perfetta per chi se le dimentica. Cresce che è una meraviglia, non è a crescita velocissima, però si propaga anche molto rapidamente facendo dei polloni sotto, ed è una pianta sicuramente molto molto bella. A chi piacciono le succulente, ecco, una bella aloe vera anche da mettere sul balcone o nel cortile, questa è la scelta migliore, e tra quelle che abbiamo visto prima è sicuramente la scelta migliore anche come pianta da esterno, sia per il caldo sia per il freddo. Ovviamente scegliete tra queste la vostra preferita e andate a comprarla, non ve ne pentirete, danno grandi soddisfazioni, è difficile ucciderle per fortuna, e questo inizierà un po' a sviluppare il vostro senso pratico delle piante con luminosità piuttosto che terriccio e così via. Appunto, riguardante questo argomento vorrei parlarvi di 4 consigli da tenere a mente quando voi acquistate una pianta, soprattutto anche queste se richiedono meno comunque cure delle altre, però in modo da avere già un buon inizio anche con queste piante, anche se sono facili da guardare. La prima è sicuramente il controllo del terreno, il controllo del terriccio. Il terriccio, specialmente nelle piante d'appartamento, tende a fare muffa se non è di buona qualità, tende a fare funghi, tende a non essere composto bene, quindi di conseguenza, oltre a puzzare, quindi anche poco bello avere proprio il terriccio di cattiva qualità in casa, non fa bene neanche
anche per le nostre piante, che sicuramente saranno proprio anche appesantite loro da questo terriccio che non va bene, che fa funghi, che magari trattiene anche troppa acqua. Quindi il terriccio deve essere sempre di buona qualità. Meglio comprare poche piante se non si vuole spendere troppo sul terriccio, ma non andate mai a risparmiare su questo, perché ve lo sconsiglio proprio. E ve lo dice uno che all'inizio prendeva i sacconi da 2 euro perché dicevo ma sì dai, è terra. No, ve lo posso garantire. Nel terriccio sempre ci vuole, ragazzi, la perlite. So che molti non la usano, so che non tutti la conoscono, eppure è fondamentale. La perlite permette al terriccio di non rimanere troppo zuppo, fa arieggiare le radici, quindi specialmente se siete alle prime armi e non riuscite ancora bene a capire quando una pianta va bagnata o meno, la perlite è un ottimo aiuto e va messa, secondo me, a parer mio, anche nelle piante che richiedono più che richiedono un terriccio più bagnato. Quindi la perlite è proprio l'ancora di salvezza. Sia il terricci che vi consiglio, sia la perlite, comunque trovate tutto nell'info box. Un'altra cosa che è importante è monitorare l'acqua, monitorare quanto il vostro terriccio sia bagnato, e questo è fondamentale. Alcune volte noi non ce ne accorgiamo, da sopra vediamo con uno strato già abbastanza asciutto e diciamo ma sì, andiamo a bagnare, ma in realtà magari sotto è ancora bello zuppo d'acqua e quindi andiamo semplicemente a far marcire le nostre radici. Una cosa che ci viene in nostro soccorso che io utilizzo è il tester, che ha 2 dentini, si pianta nel terreno e ti dice da 1 a tot quanto è bagnato. Oltretutto dice anche l'esposizione della luce, quindi è ottimo, e anche il pH del terreno, così se avete delle piante acidofile e così via non è male. Vi lascio il link sempre qua sotto. Questo è perfetto per tenere d'occhio, perché sì che c'è il metodo anche con lo stuzzicadenti, però se vogliamo prenderci cura delle nostre piante è inutile, dobbiamo essere sinceri, lo stuzzicadenti non basta, perché basta quando abbiamo più esperienza, basta quando conosciamo una pianta, sappiamo bene che quando lo stuzzicadenti mi esce asciuttissimo in quella pianta devo ribagnarla. Se ce l'abbiamo da tanti anni e funziona assolutamente, però il tester va giù di qualche centimetro, lo stuzzicadenti oltre un certo tot centimetri nel vaso non può andare, quindi può andare bene ma se avete già più esperienza con le piante. Il terzo consiglio è di tenere sempre d'occhio la luminosità di una zona. Se voi volete acquistare una pianta e sapete che è in un angolo buio della casa, non andrete a acquistare ovviamente un aloe vera, ma appunto uno spatifillum, ma vado a comprare un aloe vera a cui il sole fa benissimo. Questo è fondamentale, perché uno degli errori più grandi, oltre all'annaffiatura che si fa con le piante d'appartamento, perlomeno che io facevo anche con le piante d'appartamento, è dare per scontato che tanto una pianta nel vaso sta bene, basta bagnarla, chi se ne frega della luce. Invece no, purtroppo molte volte, anzi sempre, è proprio fondamentale. Quindi dobbiamo sempre fare attenzione anche alle esigenze di queste piante. Per questo che quelle che vi ho consigliato prima vi ho detto anche più o meno un'esposizione di cui hanno bisogno, in modo che anche voi sappiate regolare in base alla vostra scelta. Diciamo che le zone vanno da luce diretta, molto luminoso, senza luce diretta, che praticamente vicino a quelle finestre dove passa la luce non viene colpita la pianta direttamente, ma praticamente la sfiora. Quella è luce intensa ma non diretta. Poi ci sono le zone di semiluce e semipenombra, che sono quelle zone in cui c'è una buona luminosità ma non poi così tanta. Poi c'è la penombra, che sono quelle zone, quegli angoli magari nella nostra casa dove non passa tanta luce, e poi ci sono le zone di ombra complete, tipo per esempio mi viene in mente una cantina. Quindi a seconda di queste 5 grandi categorie noi possiamo andare a regolarci con le nostre piante. La quarta è che purtroppo io vedo anche acquistando piante nei supermercati, perché io ho questa mission dove mi piace proprio salvare le piante dei supermercati. Quando vedo che posso salvarle le prendo, poi se sono piante che ho già le regalo a amici, a parenti e così via. E il fatto che vanno proprio di moda, me ne rendo conto, questi vasi senza fori di drenaggio, e sono terribili, perché è come se voi abitaste in una casa senza finestre. I fori di drenaggio nei vasi sono fondamentali, a meno che voi abbiate un marimo in cui deve stare dentro all'acqua. Tutte le altre piante, tutte, tolto alcune carnivore e rare eccezioni,
devono per forza avere fori di drenaggio. Questo perché l'acqua che voi andate a bagnare, quando bagnate poi il terriccio, tutta l'acqua tenderà a spingere verso il basso. Se non ha fori di drenaggio si vanno a creare proprio dei centimetri di allagamento. Quello non è un terriccio bagnato, quello è uno stagno. Di conseguenza, senza fori di drenaggio, e voi se avete dei vasi con fori di drenaggio, quando li bagnate basta che alzate il vaso, vedete che continua a gocciolare. Questo è perché il terriccio trattiene quello che può assorbire con l'acqua e le radici prenderanno l'acqua da questo terriccio. Ma se non ha fori di drenaggio, se quest'acqua in più non si fa uscire da qualche parte, tenderanno le piante a marcire. E questo mi rendo conto perché in commercio ci sono tantissimi vasi belli, bellissimi, che non hanno fori e che la gente compra perché questo è un ottimo vaso. Allora ci sono due alternative: vi piace un vaso particolare che non ha fori, si prende e con un piccolo trapanino si possono tranquillamente fare dei buchi, che è il metodo che utilizzo io. Altrimenti l'alternativa è di usarli come sottovasi. Come sottovasi sarebbero perfetti perché voi bagnate la vostra pianta, la mettete ovviamente a colare, subito dopo bagnata non rimettetela nel sottovaso, ma non per forza anche in quei vasi belli grandi di ceramica, ora non ho nessuno dentro da farvi vedere, ma anche solo quelli più piccoli, il classico sottovaso che si tiene in casa per non far cadere l'acqua per terra. Ecco, lasciate le piante nel lavandino, lasciate che colino bene qualche minuto e poi si vanno a mettere nel sottovaso, non prima, altrimenti è la stessa cosa di non avere, cioè è la stessa cosa di avere un vaso senza fori di drenaggio. Sotto per esempio vi lascio anche il link di alcuni vasetti molto colorati, molto carini, proprio basici, che io ho acquistato su Amazon, mi sono trovato bene, quindi se li volete sono colorati, sono molto teneri, carini, e quindi è un ottimo consiglio. Quindi diciamo che ho finito. Iniziare con queste piante vi aiuterà sicuramente, ma quante mosche, a sviluppare un po' il vostro pollice verde, ed è quello che mi auguro. Se avete domande sono qua, fatemi sapere nei commenti se avete già queste piante o se vi piacerebbe iniziare con qualcuna, con quale inizierete. Sotto appunto c'è anche il link del mio blog, sul mio blog ho fatto anche un articolo su questo argomento qua. Dovrei avervi detto tutto, mi raccomando un bel like se vi è piaciuto il video e se vi iscrivete al canale sarebbe un ottimo aiuto per me. Quindi vi ho proprio detto tutto, vi saluto, alla prossima, un abbraccio, ciao da Cri! Passate qui per favore, qui e qui.